Probabilmente stai cercando delle informazioni in merito a come convertire una bici normale in elettrica, se conviene affidarsi al fai da te, e vuoi saperne di più per non commettere errori di valutazione. Bene, dopo aver visto questo video, avrai sicuramente le idee più chiare sul da farsi. In realtà, al giorno d'oggi c'è più di un modo per convertire la tua attuale bici in una e-bike, e se hai deciso di sporcarti le mani con il fai da te, allora con i consigli giusti riuscirai sicuramente a realizzare un mezzo che funzionerà allo stesso modo, e avrà la stessa affidabilità di una delle migliori bici elettriche sul mercato. In questo video entreremo nel dettaglio, consigliandoti sulle scelte migliori da fare, la spesa da sostenere e le cose che devi considerare. Cosa considerare prima di convertire una bici normale in elettrica da soli? Fortunatamente, se hai deciso di iniziare la tua nuova esperienza con una bicicletta elettrificata, ma la disponibilità economica non ti consente di sperimentare un nuovo modello di fabbrica, sappi che c'è la possibilità di modificare la tua vecchia bici e renderla moderna con una spesa abbastanza contenuta. Ma attenzione, prima dovrai considerare il budget a disposizione, il motivo e le distanze che devi percorrere, il tempo a disposizione che puoi dedicare alla conversione fai da te, il tuo livello di competenza nell'assemblaggio e nel cablaggio di componenti elettrici. Potresti convertire una bici, ordinando un kit di componenti o creare un pacco batteria fai da te. Ma quest'ultima operazione, consigliamo di affidarla a un esperto. Inoltre, dovresti montare una batteria e un motore, che siano compatibili con il telaio e le ruote della bici, ma anche al tuo stile di guida. La conversione fai da te potrà essere facile e alla tua portata, oppure no. Tuttavia, prima di iniziare a progettare, pensa alla struttura della tua attuale bici. Devi sapere che le normali bici non possono essere convertite tutte allo stesso modo. Ad esempio, quelle con le sospensioni posteriori richiedono modifiche e kit diversi rispetto ad altre bici. Pur aumentando la potenza del motorino elettrico, se vengono montati componenti errati, il rischio è quello di appesantire e far diventare ingombrante il veicolo. Quindi, per non buttare via tempo e denaro, devi essere sicuro che la conversione che hai in mente possa essere abbinata alla struttura della bici attuale. I kit di conversione per bici elettriche sono la soluzione migliore se hai fretta di elettrificare la tua bici, e se non hai competenze di costruzione e cablaggio di componenti elettrici. Questi kit non vengono forniti con cacciaviti o chiavi inglesi, ma sono dotati di tutto il necessario per trasformare rapidamente una bici normale in una e-bike. Nel kit troverai inclusi una batteria, un motorino elettrico, dei sensori, un controller, le istruzioni di installazione, le istruzioni per il cablaggio elettrico. Tuttavia, esistono vari generi di kit e configurazioni. La scelta più popolare è quella del kit ruote, cioè quando si sostituisce o la ruota anteriore o quella posteriore con una ruota dotata di un mozzo elettrico. La sostituzione della ruota anteriore può rendere meno agevole la sterzata, mentre se si sceglie di sostituire la ruota posteriore, bisogna prima verificare se sia compatibile con i deragliatori della bici. Se invece per vari motivi non vuoi optare per la sostituzione di una delle ruote, potresti scegliere un kit mid-drive. Nel kit mid-drive troverai un motore elettrico che dovrai montare direttamente sul telaio, ma come già accennato, prima di ordinare un kit verifica che sia idoneo al design della bici, alle distanze che vuoi percorrere, e se facile da installare. Realizzare un pacco batteria fai da te. Vantaggi e svantaggi. Se hai competenza tecnica dei componenti elettrici e ritieni che i kit di conversione non siano adeguati per il tuo progetto, potresti realizzare da solo un pacco batteria agli ioni di litio. Tuttavia, come detto in precedenza, ribadiamo che cablare componenti elettrici su una bici è sconsigliato a un principiante, almeno che l'operazione venga eseguita sotto la supervisione di un professionista. Comunque, creare da soli un pacco batteria è sicuramente molto vantaggioso, in quanto hai la libertà di scegliere la potenza che deve avere la tua bici elettrica, ma può essere anche estremamente svantaggioso e pericoloso, se non si conoscono o non si considerano i diversi fattori di rischio.
Benché ad oggi la produzione di batterie agli ioni di litio sia uniformata per alimentare la maggior parte dei dispositivi elettronici, non vuol dire che siano prive di limitazioni e aspetti spiacevoli. Infatti, molto dipende da come è stato eseguito il controllo qualità in fase di produzione. Se i controlli non sono stati eseguiti con la dovuta diligenza, si rischia di venire in possesso di una batteria volatile. Ciò implica che tali batterie a litio possono facilmente surriscaldarsi oltre il limite con il rischio di incendiarsi. Al di là del rischio appena citato, bisogna essere realisti e considerare anche l'aspetto estetico di una bici. In realtà i pacchi batteria fatti in casa, nella maggior parte dei casi rendono le bici sgraziate, sproporzionate e ingombranti. Inoltre, un pacco batterie fatto in casa può creare problemi nel momento in cui si dovrà intervenire con una riparazione, in quanto un groviglio di fili elettrici messi alla rinfusa può rendere molto difficoltosa e lunga tutta l'operazione. Se si tengono in considerazione i vari fattori appena elencati, e soprattutto se non si posseggono le competenze necessarie per mettere mano su dei componenti elettrici, allora consigliamo di non rischiare. Meglio scegliere un kit di conversione o l'acquisto di una nuova e-bike di serie. I costi per convertire una bici normale in una elettrica sono abbastanza contenuti. Tuttavia, la spesa dipende dal tipo di batteria e dal motore che vuoi installare. In genere, il prezzo di un kit più economico si aggira attorno ai 100 euro, mentre il prezzo più alto può raggiungere circa gli 800 euro. Conversione bici normale in elettrica. Come evitare le sanzioni. Articolo 50 del nuovo codice della strada, DL 30 aprile 1992 e successive modificazioni. I kit di conversione sono legali, e le bici convertite in elettriche non devono essere omologate, almeno che non si converta una bici con motore elettrico che superi la potenza nominale di 0,25 kW. Corrispondenti a 250 watt, e che la velocità massima del veicolo non superi i 25 km/h. Ora, è chiaro che, per non incorrere in sanzioni, bisogna rientrare in questi canoni. In conclusione, spero tu abbia le idee più chiare sulla scelta da fare. Montare un kit di conversione offre indubbiamente dei vantaggi, ma come già detto, prima di trasformare da solo una vecchia bici in una e-bike, valuta i vari aspetti. Il risparmio di denaro è uno dei principali vantaggi, se si sceglie un kit di conversione rispetto all'acquisto di una nuova e-bike, per questo è più conveniente. Ma cosa ben più importante, è essere sicuri di avere la giusta conoscenza e dimestichezza dei componenti elettrici che si vanno a installare. Inoltre, è fondamentale saper abbinare la struttura, il design della bici e il proprio stile di guida al kit di conversione più conforme. D'altro canto, se acquistare direttamente una nuova e-bike di serie conviene per ovvi motivi, il budget da investire deve essere superiore rispetto all'acquisto di un kit. In conclusione, possiamo affermare con certezza che la scelta rimane individuale. In caso di ulteriori dubbi, chiedi consiglio a un esperto meccanico di biciclette. Seguici anche su lavoricreativifai-da-te.com e sulla pagina Facebook. Se il video ti è stato utile, sostieni EDZ Diffusion Channel. Effettua l'iscrizione, lascia un like e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. Grazie.